Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici dello Scorpione. Può essere un momento di riequilibrio, un momento di accordi, di contratti. Considerato che la giustizia è anche la spada, può essere un momento dove qualcuno potrebbe tagliare qualche vincolo, qualche legame, qualche regola anche. E tenete sempre presente che la giustizia è anche una di quelle carte che ci parla della legge di compensazione. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e trovate anche il link del videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, abbiamo l'eremita, gli amanti, abbiamo un 7 di bastoni, abbiamo un fante di spade, la luna, un 2 di pentacoli, l'appeso e una regina di coppe. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse nel caso ne abbiate una. Tenete presente che potrebbe anche essere l'evoluzione energetica della potenziale persona che potreste incontrare in questa prima linea. Vi ricordo che ho attivato la lettura fast, ovvero la lettura veloce via WhatsApp. È in promozione per tutto il mese di agosto, sotto c'è il video dove vi spiega come funziona. Allora, partiamo da questo eremita che vedo come essere un momento di riflessione, un momento di analisi, di introspezione. Imperatrice, e 9 di spade. Sembra quasi che qualcuno di voi si stia chiedendo se ha voglia di costruire o se mai costruirà qualche cosa. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo un fante di bastoni e la ruota della fortuna, ragazzi. Quindi sembra esserci in questa parte di agosto come un cambio. Con la ruota della fortuna direi che è un cambio abbastanza inaspettato, repentino, veloce, inerente a questo fante di bastoni, secondo me, che per qualcuno può rappresentare una persona più giovane, adesso dipendendo sempre dall'età che avete voi, però guardate qua si sono girate regina di coppe, 8 di bastoni e 7 di pentacoli, che rimetterò dentro, però giusto. Sì, io credo che questo personaggio potrebbe arrivare così, come un po' tra capo e collo, e sconvolgervi abbastanza la vita, perché comunque ragazzi avete la carta degli amanti. Andiamo a vedere il 7 di bastoni.
eremita e asso di pentacoli. Sì, mi ritorna un po' lo stesso messaggio che vi ho detto qui, nel senso che molte persone stanno pensando se effettivamente stanno bene da sole oppure se potrebbero stare meglio in coppia. Mm, con questo 7 di bastoni io vi sento un po' sulla difensiva. È anche vero che avete un asso di pentacoli, quindi è come se effettivamente un qualche tipo di nuovo inizio potrebbe esserci, come se puntaste ad un inizio concreto con questo asso di pentacoli. Andiamo a vedere il fante di spade. Perché con il fante di spade, 7 di pentacoli, sento che è come se steste monitorando la situazione, la relazione, i movimenti di questa persona, potrebbe essere. Ok, 7 di pentacoli e papa. Credo che prima di gettarvi anima e corpo in questa relazione vogliate capire un pochettino chi avete davanti. Siete come in fase di studio con queste due carte, in fase di difesa con il 7 di bastoni. È come se non voleste buttarvi effettivamente in qualche cosa di sconosciuto, ma perché non conoscete bene la persona. Con questo papa, mm, guardate, per qualcuno potrebbe esserci qualche tema legato a precedenti unioni, oppure può essere che non vogliate ufficializzare subito la relazione, nonostante questa bellissima ruota della fortuna, i cambi positivi, le occasioni fortunate, gli amanti, che mi parla comunque di un amore in equilibrio, di un amore corrisposto, e questo fante di bastoni che è molto passionale, sento che come se prima di ufficializzare aveste bisogno di rendervi conto di qualcosa. Questo fante di spade di solito è il sorvegliante, l'osservatore, colui che raccoglie dati, che raccoglie informazioni. Andiamo a vedere la luna, perché qui si parla delle vostre paure, di quello che vi blocca, dei pensieri che ritornano a galla anche con questo 9 di spade. Allora abbiamo un re di pentacoli al contrario e un mondo. Mm. Perché ho la sensazione che qualcuno di voi abbia due energie, una probabilmente legata al passato e l'altra potrebbe essere del presente. Quella del passato potrebbe anche essere più matura di voi, quella del presente più giovane di voi. Può esserci anche un tema di distanza. Supponiamo che sia un'energia sola, ok? Poi voi adattate la lettura alla vostra realtà. Però potrebbe esserci effettivamente un problema di distanza tra di voi che sì, può essere una distanza fisica, ma potrebbe anche essere una distanza economica. Cioè magari, non lo so, la persona è dirigente, per dire, mentre voi avete un lavoro più, diciamo, normale, magari un lavoro d'ufficio o cose per lo stile, come se ci fosse, non dico il ceto sociale perché fa brutto, però sì, è quello. Cioè nel senso come una capacità economica, un potere acquisitivo diverso, ecco, è più elegante dirlo così. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mago. E 10 di spade. È come se ci fosse un tentennamento con questo 2 di pentacoli. Allora, di nuovo 1 e 10 e qui mi ritorna un po' la sensazione di qualcuno che lascia
qualche cosa indietro con questo 10 di spade e inizia qualche cosa di nuovo, ed effettivamente abbiamo anche un 2 di pentacoli. Quindi il tema delle due energie per qualcuno è molto forte, però è anche vero che avete la giustizia, quindi qui si tratta di tagliare qualche cosa, eh. Andiamo a vedere la carta dell'appeso. Abbiamo un 7 di coppe e un 10 di bastoni. È come vedere le cose da un'altra prospettiva. Probabilmente questa vostra indecisione, con questo 2 di pentacoli, non so o quali delle due energie scegliere, piuttosto che se buttarmi in questa nuova energia o rimanere lì come sono. Devo dire che l'appeso vi darà la possibilità di intravedere queste opportunità che secondo me si presentano già con la ruota della fortuna, però è come se voi foste un po' sul chi va là, nel senso che tenete al di fuori, è come se steste respingendo tutte queste nuove possibilità, e qui è come se effettivamente con l'appeso iniziaste a valutarle, e sento che qualcuno di voi potrebbe iniziare a scartarne qualcuna. Sapete, da tante opportunità che arrivano, ok, questa è improbabile, questa in un futuro molto lontano, questa sì, potrebbe essere, quella sì, quella opportunità lì mi piace, la tengo. E sento come se faceste un po' di selezione. Andiamo a vedere anche una carta per la regina di coppe. Il sole. Vi dirò che per qualcuno è un tema legato ai figli. Non so se ne avete già, se ne ha l'altra persona o se state pensando di voler figli, però se ci fosse una differenza di età, ecco, questo potrebbe essere come un punto un po' critico. Allora, tutto sommato devo dire che già secondo me in questa settimana potreste conoscere qualcuno. Sapete, io dico questa settimana, la prossima settimana, il tempo è relativo nei tarocchi, ok? Però è giusto per darvi come delle indicazioni. Diciamo, nella seconda parte di agosto potreste effettivamente conoscere una persona con la quale sboccerà questa carta degli amanti, questo amore. Sarete più voi a tirare indietro per X differenze, però poi ho come la sensazione che alla fine vi butterete in questa situazione nuova. È come se con l'appeso iniziaste a vedere tutte le altre possibilità che prima non riuscivate a vedere. Se parliamo di segni zodiacali abbiamo Vergine, Gemelli, abbiamo Pesci, Leone, Capricorno, Toro e Ariete. Bilancia, l'ho detto. Ok ragazzi, andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Abbiamo, imperatrice, tutte e due girate al contrario, e se voi che la vostra persona di interesse avete l'imperatrice. Wow, amanti amanti, ma che bello! Sento come l'amore sbocciare in questa lettura, ragazzi. O consolidarsi, asso di coppe, mago, che voi avete qua. Regina di coppe che voi avete qui. 8 di spade. E il giudizio. Che interessante. Allora, partiamo da questa imperatrice. È come se ci fosse qualche cosa, mi viene da dire, che non riesce a radicare, che non riesce a crescere, che non riesce ad espandersi. Matto,
e 9 di bastoni. Sento come un tentennamento, cioè c'è questa voglia di iniziare questo flirt, potrebbe essere, se è un po' che vi conoscete, potrebbe essere l'andare al passo successivo, il buttarsi in questo nuovo capitolo della sua vita per questa persona, un po' entrambe secondo me potreste avere come una certa paura ad infilarvi in questa relazione. È come se entrambe pensaste che non possiate costruire insieme, che non possiate mettere delle salde basi. Difatti anche questa persona ha il 9 di bastoni, voi avete il 7, è come se ognuno dei due fosse terribilmente attratto dall'altra persona, però tutti e due dicesse no, no, però aspetta un attimo. Andiamo a vedere gli amanti. Mm. 5 di pentacoli. È come se l'altra persona avesse paura di perdervi per certi versi e dall'altro lato non voglia perdervi. Con questo 5 di pentacoli credo che ci sia anche come una ferita di abbandono, una paura di essere abbandonati. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 4 di coppe. E 9 di pentacoli. Allora, credo che questa, perché avete due assi tutti e due in colonna e due archetipi di single, l'eremita e il 9 di pentacoli. Io credo che ambedue possiate essere single da un po', senza una relazione diciamo di un certo spessore, e entrambe vogliate iniziare, ma entrambe siate titubanti. Perché il 2 di pentacoli voi ce l'avete qui, questa persona ce l'ha qui, quindi c'è un qualche tipo di questione da valutare. Andiamo a vedere il mago. Di nuovo la regina di coppe. E il 3 di spade. Voglio andare a vedere anche questa di regina di coppe. Ok. Giudizio che ha già qui. E giustizia. Ragazzi, qua mi viene fuori proprio come se qualcuno dei due fosse impegnato, impegnata, potreste essere voi, o comunque avere come un'energia residuale di qualche ex. A me sembra siate voi, però può anche essere l'altra persona. C'è un qualche cosa da cui ci si deve separare. Può essere qualche tema del passato, perché anche voi avete la luna qui, e c'è quest'ora di pentacoli, quindi sento che qualcuno è come se dovesse staccarsi da qualche cosa del passato, da quest'ora di pentacoli, e l'altra persona lo sente. È per quello che c'è il 3 di spade. Perché in qualche modo ci sta patendo di questa situazione. E difatti poi abbiamo anche un 8 di spade che è come da parte di questa persona non vedere alternative. Asso di spade, 10 di pentacoli. Potrebbe arrivare una comunicazione, avete anche la carta del giudizio qui, la carta del giudizio qui. Se siete in silenzio stampa entro la fine del mese, scusate, ce la faccio. Secondo me può arrivare una comunicazione, o se state aspettando un chiarimento da parte di qualcuno con queste carte è facile che arrivi. Andiamo a vedere il giudizio, abbiamo l'eremita e un 4 di pentacoli. Io vi dico che questa persona secondo me non vi molla, ce l'avrà dura come il ferro, nel senso che
È come se si facesse fatica a farvi sciogliere, ho come questa sensazione. Ma perché avete delle energie, secondo me, residuali, oppure potrebbero essere delle barriere difensive che avete adottato magari con il vostro ex partner o diciamo in generale nella vostra vita fino ad adesso e che potrebbero comunque creare qualche tipo di distanza. Ci sono come delle buonissime basi effettivamente perché questa relazione possa sbocciare. Sento che siete voi a essere un po' più titubanti rispetto l'altra persona lì vorrebbe tutto con voi, ve lo dico, ha paura di perdervi, non vuole rimanere più da sola, ha sviluppato come una sorta di, come vi posso dire, attaccamento a voi, ma con tutte queste carte al contrario, a me qui sa di aria di divorzio, ve lo dico. È come se qualcuno stesse aspettando una comunicazione, qualche tipo di separazione, qualche tipo di scissione da qualche contratto. Effettivamente la giustizia c'è anche qui, è come ricalibrare le cose, riequilibrare le regole, mi viene quasi da dire. Comunque, devo dire che avete entrambe la carta degli amanti, secondo me un sentimento c'è e se non è ancora così forte perché magari siete agli inizi, ha un buon potenziale di sviluppo, Fatemi sapere poi nei commenti. Ok ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Scegli di guarirti. E la carta dice, lezione di oggi, questo è un giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici o che ti turbano e trasformarle in qualcosa di positivo. Identifica un'area che ha bisogno di essere risolta, che ti causi ira o sofferenza e chiediti perché non sei ancora in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo? Renditi conto che scegli di essere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Bellissimo messaggio, ragazzi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, ma tenete presente che potete seguire il percorso di crescita semplicemente abbonandovi al canale. Ci sono 5 playlist nella sezione degli abbonati, sono numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in 2, 3 e 3B, vanno viste in ordine cronologico di numero e lì potrete trovare tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e io lo sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Si parla di metafisica, di metamedicina, di kundalini, di alto e basso astrale, di come trascendere l'ego, di chakra, di credenze limitanti, di traumi, insomma date un'occhiata ai titoli dei video. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!